Allora ragazzi e ragazze, io sono Manuel, questo è un uovo di Pasqua, questa è una colomba di Pasqua e oggi parliamo di... Vediamo se indovinate, scrivetemelo nei commenti di cosa parliamo oggi. Chi indovina vince niente perché sono povero ragazzi, non posso fare dei giveaway, però vediamo se indovinate nei commenti di cosa parliamo oggi, a pochi giorni da Pasqua. Ebbene ragazzi, penso che abbiate indovinato più o meno tutti, si parla oggi di Pasqua. Quindi benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano in modo naturale, immergendoti nella lingua. E oggi voglio parlarvi di Pasqua, ma non in modo banale, nel senso che penso che più o meno tutti sappiate cos'è Pasqua, come funziona, eccetera. Non sono qui a fare Wikipedia, come dico spesso io, cioè non sono qui a dirvi cose che potete trovare benissimo su internet. Voglio parlarvi un po' della Pasqua, ma per farvi capire davvero cos'è la Pasqua per gli italiani, quali sono davvero gli elementi culturali tipici che ci rappresentano realmente. Ed è il mio ruolo qui. Ora io ragazzi amo fare queste lezioni, ma non amo molto fare l'insegnante che spiega le cose che si possono trovare benissimo altrove, dicendovi cose che trovate ovunque. Mi piace sempre metterci del mio, cioè avere un valore aggiunto reale che voi non potete trovare da nessun'altra parte. Quindi cos'è la Pasqua? Potete trovarlo ovunque, ma tante sfumature di cosa davvero è la Pasqua per noi italiani ve le posso spiegare io che sono un italiano. E quindi iniziamo. E iniziamo da quel detto che a me piace tantissimo, un detto italiano: Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, che prende queste due festività cristiane, entrambe importanti, il Natale e la Pasqua. Non si può dire che una sia più importante dell'altra. Il Natale è la nascita di Gesù bambino e la Pasqua è la resurrezione, la rinascita. Entrambe sono importanti per un cristiano, ma in generale per un italiano, perché vedete, è molto difficile scindere l'aspetto religioso dall'aspetto culturale, perché sono due cose estremamente interconnesse. Però noi qui oggi proviamo, per motivi didattici, per così dire, a scinderli, cioè a separarli, a capire il significato dell'aspetto religioso e il significato dell'aspetto culturale. Ora, per un cristiano il Natale e la Pasqua sono entrambi molto importanti. Dovete sapere che dal punto di vista religioso gli italiani possono essere più o meno religiosi, nel senso che c'è chi è molto religioso, chi è poco religioso, chi normalmente, chi per nulla, quindi è molto variegata in questo aspetto la società italiana. Però tutti quanti, più o meno tutti quanti, apprezzano e festeggiano e riconoscono il Natale e la Pasqua. Perché questo? Perché gli italiani sono un popolo molto molto legato alla cultura, alle tradizioni, e quindi anche se magari una persona non è religiosissima, ugualmente sente queste festività dal punto di vista proprio culturale. E dicevo, la Pasqua e il Natale sono così diversi, no? Il detto dice Natale con i tuoi, quindi una sfera intima, con i tuoi vuol dire con i tuoi familiari più stretti. E c'è proprio questa atmosfera. Natale è inverno, l'atmosfera è chiusa, raccolta, intima. A Pasqua invece il detto dice Pasqua con chi vuoi, quindi più festaiola potremmo dire, no? In italiano l'aggettivo festaiolo si riferisce a una persona che ama uscire, ama far festa, ama andare a divertirsi, ed è una festività più aperta, la Pasqua, anche perché l'atmosfera è diversa, non siamo più in inverno col freddo, con la neve, no? Ma siamo in primavera appunto, quindi la vita che rinasce anche proprio metaforicamente, la Pasqua rinascita, ma il periodo è proprio quello giusto, è il periodo della primavera. E quindi le persone hanno molta più voglia di uscire, di far festa, c'è un'atmosfera molto diversa a Pasqua, un'atmosfera più, come dire,
non voglio dire allegra e gioiosa, perché comunque non è che il Natale sia triste, ma parliamo di un'atmosfera meno raccolta, meno intima, meno riflessiva forse, ma più improntata a questa rinascita, a questa energia primaverile, per così dire, no? Quindi abbiamo la religione cristiana che si intreccia con gli elementi culturali e, per così dire, con i flussi naturali delle stagioni. Ora io ho aperto questo video con un piccolo sketch facendovi vedere l'uovo di Pasqua e la colomba e parliamo appunto di quali sono le cose tradizionali tipiche della Pasqua in Italia, perché anche qui ne ho sentite dire di tutti i colori. Di tutti i colori vuol dire tante cose diverse, alcune vere, alcune meno, quindi facciamo un po' di chiarezza. Allora, in Italia le cose tradizionali sono di solito l'uovo di Pasqua che è questo, l'uovo di cioccolato, l'uovo grande di cioccolato che all'interno ha una piccola sorpresa e i bambini ma anche gli adulti mai cresciuti, perché siamo tutti, no, un po' bambini a Pasqua, tutti vogliono l'uovo, anche gli adulti, ed è bello poi il giorno di Pasqua aprirlo e ci sono mille modi divertenti per rompere l'uovo di Pasqua e all'interno vedere qual è la sorpresa, che di solito può essere un giochino o cose di questo tipo. E poi c'è la colomba. Ecco, qui come sempre io non voglio fare pubblicità alle marche, però questo ad esempio è un uovo di una marca molto conosciuta in Italia. Però attenzione, perché in Italia a Pasqua la scelta dell'uovo è una cosa molto seria. C'è chi ama il cioccolato al latte, c'è chi ama l'uovo con il cioccolato fondente, poi ognuno ha le sue tipologie, le sue marche, a seconda anche non solo delle marche, ma dei temi a cui l'uovo si riferisce. C'è l'uovo di Dragon Ball, c'è l'uovo dei Pokémon, c'è tutte queste cose, quindi per i ragazzini, per le ragazzine, c'è l'uovo di Barbie, perché poi anche le sorprese all'interno sono a tema, no? E c'è tutto dietro anche chiaramente un merchandising, c'è dietro tutto un commercio. Però è una cosa molto seria, ecco, la scelta dell'uovo non è una cosa che viene lasciata al caso. Gli italiani su questo, riguardo al cibo, riguardo alla cultura, stiamo molto 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 accurati. E poi dicevo c'è la colomba. La colomba cos'è? La colomba, in italiano colomba è quella che vola, no? Dove in inglese. La colomba, quella che viene sempre rappresentata con il ramoscello d'ulivo in bocca. Ramoscello vuol dire un rametto, un piccolo ramo di ulivo che rappresenta la colomba nella simbologia cristiana, rappresenta la pace. E la colomba è sostanzialmente quello che per il Natale è il panettone oppure è il pandoro. Ecco, la colomba è il dolce tipico di Pasqua in Italia. Vedete, qui ho una colomba classica, anche qui non faccio pubblicità alle marche, però mi piace anche dirvi le marche perché fanno parte della cultura. Questa è una colomba della Mele Gatti, che è uno dei marchi proprio tipici italiani. Ed è una colomba classica, vedete, con l'arancio, con le mandorle, molto buona. È un dolce simile al panettone, ma fatto a forma proprio di colomba. Questo per quanto riguarda i dolci. Poi per quanto riguarda il pasto di Pasqua, che tipicamente è il pranzo, mentre a Natale di solito c'è il cenone di Natale, il giorno prima di Natale, il 24 sera, e poi c'è il pranzo di Natale il 25. A Pasqua c'è tipicamente il pranzo di Pasqua e normalmente la portata tipo è l'agnello. L'agnello. E qui una piccola parentesi, a me onestamente ha sempre dato un po' fastidio questa tradizione, perché, ma è una cosa mia ragazzi, perché l'agnello è un animale piccolo che non ha ancora raggiunto l'età adulta, non ha ancora fatto la sua vita, quindi anche se tu non sei un animalista, anche se non sei un vegano, comunque è una cosa che a me ha sempre dato fastidio, però cosa mia personale. Le tradizioni se non sono più in linea col sentimento attuale possono essere anche cambiate, motivo per cui ad esempio non amo il Palio di Siena perché la vedo come una barbarie sui cavalli, però ripeto è una cosa mia, una parentesi mia personale. Dovete sapere che la tradizione vuole che uno dei pasti principali a Pasqua, a pranzo, sia proprio l'agnello. Poi dicevo ragazzi, abbiamo tutte quelle cose che si sentono spesso dire ma che in realtà non sono italiane
o meglio sono entrate molto più di recente nella cultura italiana. E cosa sono queste cose? Adesso qui sposto l'uovo e abbiamo ad esempio i coniglietti pasquali, abbiamo, no, tutte queste cosine, abbiamo i pulcini. Ora, cose come i coniglietti, la caccia alle uova nel prato, tutte queste cose che spesso si menzionano, quando io ero piccolo, 20 anni fa, no, 20 anni fa in realtà ero già abbastanza grandicello e passa il tempo, più di 20 anni fa, 30 anni fa quando ero piccolo. Comunque, dicevo, 30 anni fa quando ero piccolo queste cose non c'erano, c'era l'uovo di Pasqua, io mi ricordo che da bambino avevo una fila di 10-12 uova di Pasqua solo per me, perché poi te la regalava la mamma, te la regalavano i parenti, te la regalavano gli zii e quindi arrivavi al giorno di Pasqua che avevi accumulato almeno 10 uova di Pasqua e poi piano piano te le mangiavi tutte durante i mesi successivi. Però queste cose che si sentono adesso non c'erano e sono arrivate quando? Sono iniziate ad arrivare proprio negli ultimi 20 anni, secondo me, con l'arrivo di internet, con l'arrivo di una globalizzazione commerciale più spinta. Quindi c'è stata questa contaminazione culturale, contaminazione, che attenzione, la parola contaminazione di solito ha un'accezione negativa, no? Perché contaminare qualcosa vuol dire proprio sporcare con qualcosa di tossico o di negativo, quando invece si parla di contaminazione culturale è proprio un'espressione fatta in modo di dire che non ha un'accezione negativa. Di solito una contaminazione culturale è quando altre culture portano cose nuove nella tua cultura e quindi questa contaminazione culturale, che nel caso specifico sono tradizioni che vengono dagli Stati Uniti e dal mondo anglosassone soprattutto, per quanto riguarda l'Italia, sono appunto tutte queste cosine che davvero 20 anni fa non c'erano e oggi comunque le famiglie iniziano a fare. Perché? Perché le vedono su internet, perché vedono YouTube, perché vedono Instagram e quindi vogliono imitare cose che non erano tradizionali qui. Ma questo vale per tantissime cose. Oggi tutti in Italia fanno il baby shower, il gender reveal, tutte queste cose che davvero 10 anni fa proprio in Italia non esistevano e oggi tutte le vogliono fare perché sono cose che vedono su Instagram, insomma, vedono su TikTok e vogliono imitare cose che vengono dall'estero. Nulla di male, può essere una cosa divertente e simpatica, però bisogna capire cosa è originario e cosa non è originario, perché non per dire questo è buono, questo non è buono, assolutamente, ma per capire meglio la tua cultura devi anche essere in grado un po' di discernere questo viene dalla tradizione, questo è stato importato dopo, questo è stato unito e un po' modificato, no? E così hai un quadro completo di quella che è la tua cultura in evoluzione. Poi c'è molto anche il fatto pratico che molte delle cose che vengono messe in commercio oggi in Italia per queste festività non sono più prodotte in Italia per gli italiani, ma sono prodotte all'estero. Quindi, ad esempio, moltissime cose oggi manufatte che arrivano dalla Cina magari non sono pensate specificamente per il pubblico italiano, ma sono fatte per un pubblico occidentale più generico e poi vengono importate anche in Italia. Quindi è normale che anche questo contribuisca poi a cambiare un po' le tradizioni, a far arrivare sul mercato un merchandising, tutta una serie di cose che non sono quelle super tradizionali che c'erano magari 30 anni fa. Pasqua, ragazzi, ma non c'è solo Pasqua, attenzione, c'è anche Pasquetta, che per gli italiani è altrettanto aspettata e altrettanto fondamentale. Pasquetta è il lunedì dopo Pasqua, che per gli italiani è una giornata tipica dove si va a fare il classico picnic all'aperto, proprio perché si approfitta di questo clima primaverile, che poi fra l'altro, fra parentesi, spesso ci va male perché questo è un periodo di solito piovoso e infatti anche adesso, nel momento in cui sto registrando questo video, sta piovendo e le previsioni danno pioggia per tutti i prossimi giorni, quindi sicuramente anche Pasqua e Pasquetta le faremo piovose. Però se va bene Pasquetta è una bella giornata primaverile e gli italiani escono e vanno a fare il picnic di Pasquetta, cioè un tipico picnic sul prato dove portano le uova sode, tutte queste cose che si mangiano tipicamente nei picnic e quindi ridono, scherzano, c'è proprio questa atmosfera bella, piacevole, allegra, festaiola, come vi dicevo prima, a Pasqua e Pasquetta.
E poi diciamocelo, gli italiani al di là di tutto amano le festività, gli italiani ce l'hanno proprio nel sangue, per noi ogni occasione è buona per far festa, ogni occasione è buona, un modo di dire, ogni occasione è buona per fare festa. Quindi picnic, gite fuori porta, grigliate all'aperto. E attenzione che per gli italiani spesso la Pasquetta è addirittura importante quanto la Pasqua o forse anche più importante, nel senso che noi italiani siamo poi molto bravi anche a unire il sacro e il profano, per così dire. Quindi la Pasqua come simbolo della resurrezione e la Pasquetta e la primavera come simbolo della rinascita della natura, no? E quindi della rinascita di questa voglia di uscire, di fare festa, di stare in compagnia. Cioè è proprio luce, aria aperta, no? Voglia di rinnovarsi. Questo è nel sentire degli italiani, questa festività. Poi certo in realtà le tradizioni non sono uguali in tutta Italia. Ad esempio c'è una certa differenza fra il nord e il sud. Il sud quando si parla di tema religioso di solito è più come dire folcloristico rispetto al nord. Il nord è un po' più compassato. C'è questa tendenza al sud a fare ad esempio le processioni, a fare un maggior uso delle rappresentazioni dei temi religiosi. Quindi ad esempio processioni dove si porta in giro per le vie la Madonna. Al sud utilizzano molto proprio le rappresentazioni grafiche, è molto più facile che qui vedere immagini sacre, ad esempio appese alle pareti, immagini santi, statue della Madonna, i cosiddetti santini, cioè piccole immagini, fotografie, rappresentazioni di tipo sacro religioso. Qui al nord invece non c'è tanto quel tipo di cultura, questa abitudine, siamo un po' più compassati, per così dire, sotto questo aspetto. Non che siamo meno religiosi, sono differenze nel modo di esprimere la propria religiosità. Al sud sono un po' più folcloristici, un po' più tradizionali, in queste tradizioni popolari che si tramandano, si conservano e spesso sono anche molto belle. Ad esempio dalle parti di mia mamma in Puglia c'è un tipo di processione che loro fanno, non sto parlando qui della Pasqua, sto parlando in generale, dove mettono una statua della Madonna su una barca e la portano in processione sul mare. Una cosa folcloristica della tradizione popolare che per loro è importante ed è molto bella anche da vedere, da vivere come festa di paese. Fra l'altro, una curiosità che forse non sapete e che probabilmente anche molti italiani non sanno è che la Pasqua cambia data tutti gli anni per un motivo preciso, perché si basa sul calendario lunare e la Pasqua è sempre la prima domenica dopo la prima luna piena primaverile. Quindi ogni anno la data della Pasqua è sempre diversa. Una curiosità che forse non tutti sapevano. Quindi ragazzi, diciamo che in Italia la Pasqua è un po' un mix di tutto, fede, tradizione, amici, famiglia, primavera, allegria e anche magari un po' di caos meteo a Pasquetta se piove. E quindi questo è davvero per noi la Pasqua. Poi tutto il resto sono tutte cose che non sto qui a spiegarvi perché le trovate benissimo se andate su internet, su Google, su Wikipedia, dove volete voi, le solite cose normali le trovate, ecco, non occorre che ve le spieghi io. Io ho voluto darvi un punto di vista da italiano, qualcosa che sicuramente magari non trovate su internet con facilità, ma che solo un italiano che le vive dall'Italia vi può dire. E mi fa molto piacere, se ne avete voglia, sapere anche qualche cosa riguardo alla Pasqua da voi, nel vostro paese, cioè se anche voi celebrate la Pasqua e quali sono ad esempio le differenze o le cose che magari vi sono sembrate strane fra quelle che vi ho detto perché al vostro paese si fa diversamente. Mi piace sempre molto interagire con voi su queste cose perché io insegno a voi l'italiano e la cultura italiana, ma nello stesso tempo imparo tantissimo. In questi 6 mesi da che c'è il mio canale davvero mi sto arricchendo
dal punto di vista proprio culturale in un modo che nemmeno io pensavo. Sto imparando tante cose, molte le sapevo, ma molte effettivamente no. Quindi dai, fatemi sapere nei commenti e naturalmente se il video vi è piaciuto iscrivetevi perché è importantissimo per me, per far crescere il canale, quindi per continuare a potervi dare contenuti di valore, di un valore reale e anche per voi poi per averlo come segnalibro per così dire, quindi per ritrovare poi questi video. Quindi ragazzi, buona Pasqua, buona Pasquetta e alla prossima!